Ciao a tutti e a tutte e bentornati e bentornate sul nostro canale. Anche oggi vi tedierò di nuovo con la pubblicità, mi dispiace, ma sapete che la pubblicità è importante quando si hanno dei progetti. Quindi anche questa volta, anche in questo video, vi ricorderò che su Lernilango abbiamo avviato dei nuovi progetti e che se avete, se potete e volete sostenerci, potete farlo con pochissimi euro al mese. Trovate tutte le informazioni per sostenere i progetti di Lernilango nella descrizione del video, qui giù, oppure potete trovare tutte le informazioni nella sezione contenuti esclusivi che trovate sul nostro sito lernilango.com. Fatta questa fastidiosa ma necessaria introduzione, passiamo subito all'argomento della lezione di oggi. La scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare della concordanza delle regole, cioè di connessione tra il tempo verbale della frase principale e il tempo verbale della frase subordinata in italiano. Questa settimana continuiamo con l'argomento della concordanza, ma oggi vedremo che cosa succede nella frase complessa, quali sono cioè le regole di concordanza tra il verbo della frase principale e il verbo della frase subordinata, quando nella frase principale abbiamo un tempo passato. Ricordate che la scorsa settimana abbiamo visto le regole di concordanza quando nel tempo della principale abbiamo un tempo presente, il presente indicativo. Questa settimana vedremo che cosa succede quando al posto del presente indicativo utilizziamo un tempo passato dell'indicativo e dunque o l'imperfetto o il passato prossimo. Per capire questa lezione avrete bisogno di conoscere concetti come frase semplice, frase complessa, frase principale, frase subordinata. Se non conoscete questi concetti, vi consiglio di guardare il video che abbiamo pubblicato la scorsa settimana, intitolato Le regole di concordanza in italiano. E dunque, fatta questa introduzione, iniziamo a lavorare e iniziamo a vedere le regole di concordanza, le regole cioè di connessione tra il tempo verbale della principale e della subordinata, ma questa volta quando nella frase principale abbiamo un tempo dell'indicativo, sempre attenzione, non del congiuntivo, un tempo dell'indicativo, ma un tempo dell'indicativo passato e dunque o imperfetto o passato prossimo. Ultima puntualizzazione prima di andare avanti. Questa video lezione è una video lezione per studenti di livello avanzato, quindi per livello C1 e C2. Perché per poter capire questa video lezione dovete aver studiato quasi tutti i tempi e i modi della lingua italiana. Quindi, se ancora non conoscete tempi verbali come il condizionale passato o il trapassato prossimo, non potete capire appieno i contenuti di questa video lezione, perché, ripeto, è una video lezione per livelli avanzati, dunque C1, C2. Bene, adesso possiamo iniziare davvero con questa video lezione e prima di vedere nello specifico l'argomento di oggi facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo già detto nella video lezione precedente e ricordiamo che oggi parleremo di concordanza e sappiamo che quando parliamo di concordanza facciamo riferimento alle regole di connessione dal punto di vista temporale tra il tempo della frase principale e il tempo della frase subordinata all'interno di una frase complessa. Dunque, per connessione dal punto di vista temporale intendiamo la connessione del tempo verbale della principale e del tempo verbale della subordinata nella linea del tempo, ricordate? Composta da passato, presente e futuro. Ricordiamo inoltre che possono esserci diversi tipi di connessione tra il tempo verbale della principale e il tempo verbale della subordinata. Questo significa che tempo verbale della principale e della subordinata possono, ricordate, 1 succedere nello stesso momento, oppure possono 2 succedere in momenti, sempre nella linea del tempo, passato, presente e futuro, possono succedere in momenti diversi. E quindi la subordinata può succedere prima nel tempo della principale o può succedere dopo nel tempo della principale.
La scorsa settimana abbiamo visto i 3 tipi di legami che ci possono essere tra il tempo della frase principale e della frase subordinata, quando nella frase principale abbiamo il tempo indicativo presente. In questa video lezione vedremo invece i tipi di legame che possiamo creare tra il tempo della principale e della subordinata quando il tempo della principale è un tempo passato e dunque quando è un imperfetto o un passato prossimo. Anche quando nella frase principale abbiamo un tempo passato dell'indicativo e dunque indicativo passato prossimo o indicativo imperfetto, anche in questa situazione possiamo creare tra il tempo verbale della principale e il tempo verbale della subordinata 3 tipi di legami. Il primo tipo di legame è la contemporaneità, ma come per l'altra lezione partiamo da un esempio. Ho saputo che sei andato al mare, oppure ho saputo che andavi spesso al mare. Vedete in questo caso? Nella frase principale abbiamo un passato prossimo. Nella frase subordinata possiamo avere, in base al tipo di cosa che vogliamo dire ovviamente, possiamo avere o l'imperfetto indicativo o il passato prossimo indicativo. In questo caso, quando il tempo della frase principale è un passato prossimo indicativo e il tempo della frase subordinata è un imperfetto indicativo o passato prossimo indicativo, in questo caso stiamo creando un legame di contemporaneità e questo significa che il tempo della frase principale e quello della frase subordinata succedono nello stesso momento, ma questa volta, a differenza della lezione precedente, succedono nello stesso momento ma nel passato e non nel presente. Perché la scorsa settimana abbiamo visto so che vai al mare, so oggi che oggi vai al mare, ma oggi abbiamo visto ho saputo che sei andato o che andavi al mare. Quindi le due azioni sono sempre contemporanee, ma attenzione, sono contemporanee nel passato e non nel presente. La stessa cosa vale se nella principale usiamo l'imperfetto indicativo e dunque diciamo sapevo che sei andato al mare o sapevo che andavi spesso al mare. Vedete? Anche in questo caso con l'imperfetto indicativo nella principale e il passato prossimo o imperfetto indicativo nella subordinata abbiamo creato un rapporto di contemporaneità, ma contemporaneità nel passato. Passiamo adesso invece a vedere il secondo tipo di legame che possiamo creare tra il tempo verbale della principale e il tempo verbale della subordinata. Come sapete dal video precedente, il secondo tipo di legame che possiamo creare si chiama anteriorità e questo significa che il tempo della frase subordinata, ok, succede prima nella linea del tempo rispetto al tempo verbale della principale. Riflettiamo su questo. Pensate a un passato, perché adesso noi nella frase principale abbiamo un tempo passato, come imperfetto o passato prossimo. Pensate adesso a un tipo di passato che sicuramente conoscete, che è molto più passato e quindi più passato del passato prossimo e dell'imperfetto. Come si chiama questo tempo verbale? Si chiama trapassato prossimo. Infatti, nella linea del tempo formata da presente, passato e futuro, il passato prossimo è qui. Il trapassato prossimo è molto più lontano nel passato rispetto al passato prossimo che è qui. Mentre l'imperfetto, che come sapete è un tempo che si muove così, se non sapete questa differenza vi consiglio di guardare una video lezione che ho pubblicato sulla differenza tra imperfetto e passato prossimo, eccola qui. Torniamo alla nostra linea, il nostro imperfetto invece non è fisso nel tempo, si muove un po' su tutta la linea, ma comunque, anche se si muove un po' su tutta la linea, rimane sempre più presente rispetto al trapassato prossimo, quindi più vicino al presente rispetto al trapassato prossimo. E dunque, quando in italiano vogliamo creare un rapporto di anteriorità tra il tempo verbale della principale e il tempo verbale della subordinata, creeremo frasi come ho saputo o sapevo che eri andato al mare. Vedete in questo caso? Eri andato al mare. Ho usato un trapassato prossimo. E in questa frase eri andato al mare
succede molto prima nel tempo, nel passato, rispetto a ho saputo o sapevo, dipende dal tipo di azione. Ma comunque attenzione, siamo nel passato, ok? Rimaniamo sempre nel passato, perché il tempo della principale rimane nel passato e infatti è un imperfetto o un passato prossimo indicativo. Quindi quando nella frase principale abbiamo o un imperfetto o un passato prossimo indicativo e nella frase subordinata abbiamo un trapassato prossimo indicativo sempre, attenzione, in questo caso tra il tempo della principale e il tempo della subordinata abbiamo creato un rapporto di anteriorità. E questo significa che il tempo della frase subordinata succede prima nel tempo, nella linea temporale, rispetto al tempo verbale della frase principale. Vediamo adesso il terzo e ultimo tipo di legame che possiamo creare tra il tempo della principale e il tempo della frase subordinata. Il terzo tipo di legame si chiama posteriorità e questo significa che il tempo, la frase subordinata, succede dopo nella linea del tempo rispetto alla frase principale. Ora, nella video lezione precedente abbiamo visto che il futuro per un tempo presente è il futuro semplice in italiano, il tempo futuro semplice. Quindi, quando io nella frase principale ho il presente indicativo, per creare il futuro, per creare un rapporto di posteriorità, userò nella frase subordinata il futuro semplice. Ma attenzione, adesso noi siamo nel passato e quindi nella nostra frase principale abbiamo l'indicativo imperfetto o passato prossimo. Siamo nel passato e il futuro semplice è il futuro, ma il futuro del presente. Quindi è il futuro di una frase principale che succede nel presente. Adesso a noi serve un futuro per il passato, quindi il futuro del passato, quando dunque la nostra frase principale non è più nel presente, ma è nel passato. Pensate bene, avete mai sentito parlare di futuro del passato? Pensate bene, pensate anche alle vostre lingue. Quale potrebbe essere in italiano il futuro del passato? Il futuro del passato o il futuro nel passato in italiano è il condizionale passato. Quindi forme come sarebbe andato, avrebbe avuto, avrebbe mangiato, sarebbe venuto, sarebbe riuscita, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il condizionale passato. Quindi prendiamo una frase. Sapevo, ho saputo, frase principale, che saresti andato al mare o saresti andata al mare. Vedete in questo caso? Sapevo, ho saputo nel passato che nel futuro saresti andato al mare o saresti andata al mare. Ma per creare il futuro rispetto al passato e quindi per far succedere la frase subordinata dopo rispetto alla frase principale, non uso il futuro semplice. Non posso usare il futuro semplice, ma userò il condizionale passato. Ho saputo, sapevo che saresti andato al mare. Ieri ho saputo che saresti andato al mare. Ieri sempre, ma nel futuro. Sapevo in passato che avresti preso una casa al mare. Sapevo in passato che in futuro, ma del passato, avresti preso una casa al mare. Dunque ripetiamo, quando nella frase principale abbiamo l'imperfetto indicativo o il passato prossimo indicativo e nella frase subordinata il condizionale passato o condizionale composto, in questo caso creiamo fra le due frasi un rapporto di posteriorità e questo significa che nella linea del tempo la frase subordinata succede dopo rispetto alla frase principale. Per capire meglio questo futuro nel passato, guardate un po' il disegnino che ho fatto della linea del tempo. E come vedete, in questa linea del tempo abbiamo passato, presente e futuro. Quindi prendiamo una posteriorità nel presente. So, nel presente qui, al centro, che domani andrai al supermercato. So oggi che domani andrai al supermercato. Quindi vedete, la frase subordinata si sposta in questa zona qui, si sposta nel futuro. Ma spostiamoci adesso nel passato. Andiamo a destra, qui. Sapevo, ho saputo, vedete siamo nel passato in questo caso,
che saresti andato al supermercato. Vedete dove si trova il futuro del passato? Si trova tra il presente e il passato, ma molto prima dell'azione della frase principale. Quindi in questo spazio che è più presente rispetto al passato della frase principale. Quindi io posso anche dire ho saputo, sapevo che oggi saresti andato al mare. Vedete, posso anche dire oggi saresti andato al mare, proprio perché la zona di azione del futuro del passato e quindi del condizionale composto è proprio questa qui. È questa zona d'azione prima del nostro passato, ma comunque al limite con il presente. Bene, detto questo, ricapitoliamo quello che abbiamo visto in questa video lezione. In questa video lezione abbiamo visto le regole di concordanza e dunque di connessione tra il tempo della frase principale e della frase subordinata. Abbiamo visto le regole di concordanza quando nella frase principale abbiamo un tempo passato e dunque o l'indicativo imperfetto o l'indicativo passato prossimo. Se nella frase subordinata abbiamo o un indicativo imperfetto o un indicativo passato prossimo, creeremo un rapporto di contemporaneità e quindi le due frasi succedono allo stesso momento, nel passato. Se nella frase subordinata abbiamo il trapassato prossimo indicativo, creeremo un rapporto di anteriorità e questo significa che il tempo della subordinata succede prima del tempo della principale. Ed infine quando nella frase subordinata abbiamo il condizionale passato, creeremo un rapporto di posteriorità e questo significa che la frase subordinata succede dopo nella linea del tempo rispetto alla frase principale. Bene, ho finito. Questa video lezione è stata un po' più semplice rispetto all'altra volta. Ho finito, mi raccomando come sempre le domande potete farle nei commenti. Sul nostro sito troverete degli esercizi per esercitarvi su questo argomento. Vi ricordo di nuovo che se avete voglia, piacere e possibilità di sostenerci, con pochissimi euro al mese potete farlo. Trovate le informazioni nella descrizione del podcast o nella sezione del nostro sito Contenuti esclusivi. Vi ringrazio per il vostro ascolto come sempre e ci sentiamo alla prossima!